Con l'avvento degli smartphone e il loro naturale utilizzo in verticale, la fotografia in verticale ha avuto un boom, è il formato principale per i nostri social, per il nostro Instagram ed è il formato principale a oggi di tutte le immagini che vediamo quotidianamente. Per questo tantissime persone scambiano il formato verticale come il formato dei social o il formato degli smartphone, andando a ricercare una purezza di stile nella fotografia in orizzontale, pensando erroneamente sia più corretto scattare in orizzontale. Oggi vi spiego velocemente alcune differenze tra l'orizzontale e il verticale e perché magari utilizzare uno o utilizzare l'altro. Storicamente si avevano molte più modalità di rappresentazione rispetto che a orizzontale e verticale a cui ci siamo chiusi oggi. Infatti una volta si utilizzavano anche delle narrazioni ovali o delle circonferenze, basta pensare a abbellimento di cappelle o di cose che comunque preferivano naturalmente, ovviamente, una narrazione circolare. A oggi abbiamo semplicemente fotografie in orizzontale e in verticale, quindi ci possiamo ricondurre più facilmente ai quadri che comunque una volta venivano realizzati sia in orizzontale che in verticale e dubito che Caravaggio dipingesse in verticale per postare la propria opera d'arte su Instagram e quindi ci possiamo rifare a queste opere come modello di narrazione sia in un modo che in un altro. Ma quindi cos'è che dobbiamo utilizzare? È utile saperle utilizzare entrambe, ovviamente, saper comporre in entrambi i modi, ovviamente, e ognuno ha i suoi propri vantaggi. Secondo me l'orizzontale predilige e aiuta il fruitore della fotografia a leggere la nostra immagine. Basti pensare che noi siamo abituati a leggere da sinistra verso destra un'immagine in orizzontale, saremo più portati a leggerla da sinistra verso destra comprendendo meglio la narrazione e sì, è legato al fatto della lettura nel nostro modo di leggere e usufruire della realtà, perché se pensiamo alla nostra vista naturale, la nostra vista naturale, cioè almeno io non so la vostra, ma la mia non è riconducibile a un rettangolo in quanto la visione di un occhio e quindi la visione combinata dei due occhi sono alla fine due sfere, cioè ovali, comunque non cose rettangolari, cioè io non è che vedo uno schermo quando osservo la realtà, certo sicuramente è più vicina a una narrazione orizzontale che verticale, ma non per questo siamo più in grado di capire le fotografie in orizzontale, semplicemente le vediamo meglio, le capiamo meglio e ci immergiamo meglio per il semplice fatto che siamo abituati a una narrazione anche quando scriviamo testualmente da sinistra verso destra e quindi comprendiamo meglio lo spazio. Infatti per fotografie dal mio punto di vista paesaggistiche e per fotografie di reportage una narrazione orizzontale aiuterà il nostro spettatore a immergersi all'interno della fotografia, a poterne cogliere l'essenza magari più facilmente e in meno tempo. Prima di andare avanti anche con l'aspetto del verticale, amici, vi ricordo di seguirmi perché siamo pochi su questo canale, ma stiamo crescendo, lo stiamo facendo in maniera costante e quindi io vi chiedo un piccolo supporto, un piccolo aiuto. Buona visione. D'altra parte, il verticale invece per alcuni stili, come può essere il ritratto, secondo me è il formato principale perché asseconda la narrazione del nostro soggetto, quindi noi abbiamo un soggetto ovviamente più verticale che orizzontale. Il verticale asseconda la narrazione di quello che è il nostro soggetto e quindi dà un maggiore impatto, dal mio punto di vista, al soggetto dei nostri ritratti. Oppure io personalmente lo preferisco anche per quello che riguarda la street photography o urban photography, chiamatela come volete, in quanto preferisco, dato che sono spaccati di una città che magari racconto o spaccati di una situazione che magari vivo, preferisco una narrazione verticale perché di solito mi concentro su qualche soggetto e cerco di rappresentarlo nella sua interezza oppure in qualche monumento che ovviamente molto probabilmente sarà sviluppato più in verticale che in orizzontale e quindi come cornice e come senso di pienezza a me dà molto più soddisfazione una fotografia in verticale molto spesso. Poi anch'io scatto in orizzontale per delle mie fotografie, dipende sicuramente da lavoro a lavoro, da
progetto a progetto, da fotografia a fotografia. Ho accennato la parola lavoro perché ad oggi in tantissimi lavori, dipende poi adesso quello che fate, insomma ogni branca ha il suo, però se state iniziando e quindi vi lanciate nel mondo del social, in quelle cose lì, sia foto che video saranno preferibili in verticale, ma perché l'utilizzo social è portato a essere usufruito tramite telefono o anche comunque su computer, predilige un aspetto verticale se pensiamo a Instagram, quindi sarete portati a utilizzare un formato verticale. Questo non è un contro, ma è semplicemente un fatto che molto spesso è richiesto dal mercato. Poi ogni cosa c'ha il suo. Io ho fatto qualche foto a qualche discoteca, a qualche evento, così, e li ho usati tutti e due indistintamente, dipende da come volete incorniciare l'evento, come volete incorniciare la scena che state vivendo. Quindi, chiudendo il discorso, dal mio punto di vista, ovviamente le opinioni che vi ho dato sull'utilizzo di verticale e orizzontale da parte dei paesaggi, da parte dei ritratti, è un'opinione personale, ognuno può fare quello che vuole, l'importante è che facciate le cose fatte bene, perché secondo me sono due linguaggi completamente diversi, hanno due modi di comporre completamente diversi per quello che vi spiegavo prima, cioè la differenza di fruizione dell'immagine che può avere un formato rispetto a un altro, e quindi è importante saper comporre bene tutte e due le cose, cioè se fate un paesaggione bellissimo, incredibile, super sparato, dovete mettere le cose dritte, perché se lo fate storto è un bellissimo paesaggione, è ok, ma la gente non è abituata ad andare in giro così, è abituata comunque a una visione della realtà e una visione immersiva dell'immagine in cui ci sono dei parametri che vanno rispettati, ci sono delle regole compositive che vanno rispettate, ed è giusto, dal mio punto di vista, che sia che voi scattate in verticale che in orizzontale, l'immagine sia lineare. Non dico che la fotografia deve essere la copia spostata della realtà, ma secondo me perché venga fruita completamente da chi guarda la nostra immagine deve rispettare delle regole compositive. Quindi questo era quanto, queste sono state le mie considerazioni. Fatemi sapere voi se preferite l'orizzontale o il verticale, fatemi sapere cosa preferite fare voi nella vostra, che generi scattate di solito e come li scattate. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di seguirmi qua su YouTube perché stanno arrivando dei progetti veramente veramente interessanti, e di seguirmi anche su Instagram dove potete vedere dietro le quinte i miei lavori, le mie fotografie e insomma tutto quello che riguarda il mio personal branding. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!